Trovai facilmente il Canal Grande ed il ponte principale, quello di Rialto, formato di un arco solo in marmo bianco. Dall'alto di quello la vista è stupenda. Si vede il canale solcato di barche, le quali recano dalla terraferma i prodotti occorrenti alla vita e che per la maggior parte si fermano e sbarcano il loro carico in questo punto. E fra mezzo alle barche poi una flottiglia di gondole, ed oggi specialmente, che era giorno di festa, quella di San Michele, lo spettacolo. La vista erano meravigliose, se non che, per poter dare un'idea abbastanza esatta e dopo soggiungere ancora alcuni particolari. Quando avevo 14 anni, sì, ho dovuto scegliere la mia scuola, Certo. dopo le medie, e la decisione mia era quella di fare una scuola alberghiera. Chi l'avrebbe mai immaginato? Mio padre, che era un setaiolo, Sì, perché a Como c'era una scuola che si chiama il setificio, chiaro. dove appunto era tutta la gente che andava poi a lavorare nelle aziende di seta. Mi dice: io non potrò mai aiutarti nella tua carriera. Ecco, papà, grazie. Ci penso io. Direi che i risultati si sono visti. Alla fine te l'ho fatta. Ce l'ha fatta, certo. Direttore, mi stava dicendo qualcosa di importante, che lei è nato sì a Como, ma che vive a Venezia. Ma dove vive a Venezia? Ho la fortuna di vivere in questo meraviglioso palazzo. Ormai sono 6 anni che lavoro presso Aman Denis e vivo in questa meraviglia. Che spettacolo. Prima mi parlava di una sorta di sandwich. Mi racconti cosa vuol dire? Lo racconto sempre anche ai miei ospiti o quando vado via per lavoro, insomma, alle agenzie di viaggio. Io ho un appartamento che è sopra un tiepolo, Che è qualcosa di incredibile. Ne abbiamo 2 attualmente in albergo, ce li abbiamo. Sì? E sopra abita il conte, che è il proprietario del palazzo, che ancora vive qua. Conte e contessa. Ma pensa un po'. E dunque Pensa un po'. un bel sandwich. È un bel sandwich, certo, un sandwich d'arte, perché questo qui è arte e cultura, tra il tiepolo e il conte direi che meglio di così non si può. Quindi ci apre le porte di casa sua? Assolutamente. Entriamo. Entriamo. Benvenuti a casa. Grazie mille. Quindi qui siamo al piano nobile e qui entriamo in una stanza e mozzafiato. Siamo nella nostra ballroom, che anche questa è tanto ricca. Questi applique, questi lampadari chiaramente sono in Murano, e tutti i lampadari di questa struttura, di questo palazzo, sono ancora originali e provengono da Murano. Ma ti vorrei raccontarvi una piccola chicca di questa sala. Se lei vede in alto, questa grata, Chiaro? dove si intravede una luce, Giusto. quello oggi è un ufficio per noi. Sì? Qui c'è una piccola scalettina che sale, e ai tempi quella su era la sala della musica. Dunque i musicisti suonavano e la musica usciva con un po' una loro diffusione. Certo. Degli altri tempi. Ma infatti quindi lì sopra c'è un violino, c'è una cetra. Questo è un segno di quello che era quella sala. Ma da non credere, quindi uno speaker contemporaneo, cioè uno speaker di quel tempo di cui sei Delle casse. delle casse, ma è stupenda però. Le due parti principali di Venezia, separate dal Canal Grande, non sono riunite da altro ponte, all'infuori di quello unico di Rialto. Però si provvide alle comunicazioni fra l'una e l'altra parte della città, per mezzo di barche pubbliche.
le quali attraversano di continuo il canale in certi punti determinanti. Ed oggi tutta quella folla pulitamente vestita, le donne con un velo nero sul capo, faceva bellissima vista nell'avviarsi alla chiesa dove si celebrava la festa dell'Arcangelo. Scesi dal ponte e mi portai in uno di quei punti di passaggio per osservare con più comodo le persone le quali attraversavano il canale e vidi colà bellissime figure e fisonomie. Direttore, ci troviamo in questo momento dopo aver camminato, perlustrato, osservato, ammirato in modo così curioso la Man Venice nei primi piani. Ci troviamo in una dei cuori pulsanti di questo hotel, che è proprio la camera, ecco, come dire, dove abbiamo il tiepolo. Parliamo a bassa voce perché lì sta riposando per non disturbarlo, tra il suo appartamento, il conte, e quindi di conseguenza le faccio una domanda. Questo è stato quel momento di svolta, la sua leadership, il suo desiderio di voler impostare, il suo voler essere general manager all'interno del team con i ragazzi, per lei stesso, perché poi è stata una vocazione, quindi come si è evoluta nel tempo, ecco. Questa vocazione l'avevo da quando avevo 6 anni, e dunque ho cercato di portarla avanti, nonostante mio padre avesse dei dubbi, Sì, ma soprattutto non dei dubbi sulle mie capacità, o forse non lo sapeva neanche quali erano le mie capacità ancora ai tempi, ma era proprio perché volevo, me lo sentivo. Io credo che pian piano mi sono fatto la gavetta, perché devo dire che io ho iniziato a fare il cameriere, avevo 14 anni, sì, residendo a Como. Ho lavorato probabilmente era il mio primo lavoro, avevo 14 anni, durante le vacanze estive. Durante la scuola alberghiera, a 14 anni, mi trovo all'Hotel Milano, che oggi non esiste più, a Brunate. Brunate, so dove attualmente risiedo, perché io risiedo a Brunate, e vedo questo albergo tutti i giorni, che oggi è stato riaperto come albergo, e ce l'ho a 200 metri, dunque è un po' un ritorno. E dunque ecco, questa vocazione ce l'avevo, e ho cercato con grande forza di arrivare. Certe volte quando mi fermo devo dire che sono fortunato, sono stato fortunato, perché lavorare in una struttura così, che è affascinante, è unica, io direi, siamo uno dei top hotels nel mondo, posso dirlo, e dunque per me è una grande soddisfazione, certo, data dalla mia volontà, data da quelli che sono stati i miei sacrifici. certo. Per esempio, purtroppo, come tanti direttori, abbiamo avuto la sfortuna poi nella vita di doversi separare da una moglie. Io ero sposato, perché siamo talmente dedicati a quello che tu fai, Certo. come, ripeto, un voto. Un voto, sì, Poi, vabbè, poi la vita va come deve andare, certo, no? certo. Ma sono contento di quello che ho fatto nella mia vita, e non è finita. E non è finita, certo. Dunque, ho 2 meravigliosi figli, grazie alla mia ex moglie, Certo. che me li ha cresciuti, Grande. e dunque Certo. che hanno scelto una via diversa. Ok, sono in un altro settore. Con un altro settore. Sì, sì. Meglio per loro. Però devo dire che, ecco, grande soddisfazione. La svolta è stata veramente, io avevo Sì. nel 2007, Sì. non mi ricordo quanti anni avevo, non lo voglio sapere. Ok. Non lo ricordo, non ha importanza. Da Villa d'Este, dove sono stati 7 anni della mia carriera, poi Villa d'Este storico, iconico, Como, dunque per me era casa, dovevo fare il passo, dovevo fare il direttore, vice direttore, era un passo naturale. Nel 2007 muore mio padre, ma prima di che morisse mio padre, sì, sono diventato direttore. Ero a Venezia, sul Ponte dei Sospiri. Un palazzo da un lato
e una prigione dall'altro. Ho visto i suoi monumenti sorgere dalle onde, come per la bacchetta di un incantatore. Migliaia di anni hanno steso le loro ali scure intorno a me e una gloria morente sorride su quei tempi lontani, quando più di una terra soggiogata ammirava i monumenti di marmo del leone alato, quando Venezia, seduta nella sua gloria, aveva posto il suo trono nelle sue 100 isole. E dunque è un po', scusate, un Certo, po' di no, ma che bello questa cosa. Che bella questa cosa. No, ma è bellissimo, che bello questa cosa qua. Era molto legato al padre. E dunque niente, ho fatto questo passaggio. Perdonatemi. No, ma è bellissimo, ma che bello, questa è la fase più bella di tutte. Questa cosa, adesso grazie per questo momento di emozione, perché non è una cosa scontata, ecco, no? E devo dire che adesso da direttore posso dire Licinio, ecco, dopo questo momento, grazie perché, come dire, dicevamo prima che siamo umani e in questo qui, nell'essere umani, ci sono le lacrime, c'è l'anima e ci sono tante altre cose, quindi che bello questo momento così emozionante, ecco, che condivido anch'io pienamente. E il nostro lavoro è un'emozione. E il nostro lavoro è un'emozione. Io leggevo una delle domande che non mi hai ancora fatto. Sì. Leggevo una delle domande che mi hai ancora Mi fatto. rispondi tu allora, non te la Quali sono la clientela, che cosa fai con la clientela per diversificare? Sì. Io credo che sia una cosa così naturale che non faccio niente di speciale per me. Ma pensate. È proprio, ce l'ho dentro. C'è dentro, una cosa innata. Io dico sempre che sarà nella mia prossima vita. Sì. Non sarò direttore d'albergo, ma sarò PR. PR, ok, io parlerei anche con le immagini che sono qua su questo bellissimo pezzo. E dunque potrei parlare 24 ore. Certo. E forse certe volte mi annoio pure, però è tanta la passione che lo faccio con veramente, non sono mai stanco. Che bello questa cosa. Ma infatti, poi amo stare con la gente. Questa è una scala che anche qui è tutto originale. Che spettacolo. Qui abbiamo degli affreschi che adesso vedremo quando siamo sopra. Certo. E si va verso il piano nobile. Tutto originale, con una chicca che mi viene in mente qua. Questa è una camera, la camera numero 6. I numeri sono in terra. Ma che spettacolo. Marmo, sì, perché essendo una porta storica ancora dell'epoca non si poteva applicare qualcosa sopra, toccare. Certo. E dunque decisione di metterlo lì, ma è bellissima come cosa, elegantissima. Ogni tanto succede che qualcuno si ricambiano di notte, si ripostrano e quando abbiamo delle feste, soprattutto quando abbiamo dei buyout che sono tutti amici, certo, si diventano cambiare feste. E comunque diventa un casino. Questo è un casino. Ma certo, ma si vede proprio, lo guardavo mentre ti chiamo Licinio adesso, perché adesso dopo questo momento non posso chiamarti direttore. Veramente come ci tenevi proprio a salutare ogni persona che era in hotel. E questa cosa qui è bellissima perché è veramente un'attitudine. Sì. Cioè veramente lo vorrei trasmettere, ma è una cosa che non puoi trasmettere. Certo. Ce l'hai o non ce l'hai. Poi sicuramente con le persone, i giovani, i nostri giovani che lavorano, che si approcciano all'ospitalità, che fanno le scuole alberghiere, non sono più i giovani che delle mie generazioni o delle generazioni dopo, però non c'è più. Oggi è un lavoro. È un lavoro, chiaro. Pochi credo che abbiano la voglia che ho io ancora oggi. Non ce ne sono tanti. Non ce ne sono tanti, certo. E il ricambio generazionale è quello che è un po' la preoccupazione, no? Perché oggi trovare le persone giuste non è facile. Trovare le persone non è facile, prima di tutto, che vogliono fare questo lavoro. E probabilmente sbagliamo anche noi. Le scuole alberghiere oggi non sono più attuali o non si adeguano a quello che è la richiesta di oggi. Certo. Perché tu sei bravissimo magari a scuola, la scuola ti insegna determinate cose, però poi quando sei sul lavoro è diverso. È diverso. Tu vai all'estero, vedi le scuole alberghiere, infatti le più famose scuole alberghiere sono all'estero. Certo. Svizzera insegna, Francia, America. Dunque ti insegnano veramente
il training on the job. On the job, vai a fare certo. il lavoro Certo. e intanto fai scuola. Hai 6 mesi e 6 mesi, no? Chiaro. Da noi noi poi dobbiamo comunque, perché le nostre scuole alberghiere ci mandano Sì, degli stagisti, dei trainee, certo, te li mandano 2 settimane. certo. E dunque queste 2 settimane tu hai un impegno nei loro confronti, perché è giusto che lo devi prendere questo impegno, perché se vuoi è il futuro, no? Chiaro. Non hai purtroppo il tempo da dedicare, perché dici 2 settimane. 2 settimane è un tempo troppo esatto. Non Un voglio inizio. dire tempo perduto, Certo. ma dovrebbero proprio cambiare le istituzioni e l'istruzione della scuola alberghiere. Entriamo un po' nel cuore della sua storia, in quella che è stata la sua evoluzione. Lei è stata in strutture bellissime, Villa d'Este, abbiamo visto l'Encore, quindi insomma abbiamo veramente, lei ha percorso tantissimi tragitti e storie che ha vissuto negli ultimi anni fino ad arrivare oggi a essere GM di questa struttura meravigliosa, unica in tutta Italia anche per il razio che avete, da 25 su 25 camere, 100 persone che seguite, quindi desidero la pura, la perfezione, la sta gamma e veramente alla privacy che è veramente super attiva, ecco, è top. Sì, col personale è sempre più difficile, come dico, però devi avere tanta pazienza e io credo di averne A quintali, certo. Poi certamente ci sono le giornate dove ringrazi, Per fortuna, ci sono i momenti in cui bisogna dare quell'energia del... Però ecco, alla fine per me, e io ricordo quello che è successo di me con i miei direttori con cui ho lavorato, sono stati dei grandi direttori che ancora oggi qualcuno lavora ancora, ti insegnava, ti cazziava perché se c'era venire per te, ti bastonavano. Però ecco, te lo ricordi, no? Certo. Oggi appena si alzi un po' la voce, già dall'altra parte diventa un po' un momento di irrigidimento. Sì. E poi di... certo. Ho cambiato l'attitudine. Un po' l'attitudine. Sì. Non è facile, però con la mia pazienza io ci provo tutti i giorni. Ecco. Credo che ho lavorato in tanti alberghi, sì, come tu sai. Sì. Ho lavorato in tanti alberghi e ogni albergo ce l'ho ancora nel mio cuore, ma proprio dal primo giorno all'ultimo. Che bello. E credo che le persone, io oggi torno a Villa d'Este, sì, perché vado ogni tanto a bere una aperitivo certo. a Villa d'Este, e c'è ancora gente che lavorava quando lavoravo io, e si ricorda. E ancora mi dico, ma vieni a fare il direttore qui? Ma pensa. E allora ecco, questo è... Che bello, si apre il cuore, ma certo. Architetto, venga a vedere questa bellissima ulteriore chicca di questo palazzo. Questa è la sala blu, parte del nostro ristorante oggi. Sì. Ai tempi era la camera da letto della famiglia del conte. Ok. Il conte probabilmente dormiva qua. Dormiva proprio qui? Sì, era una camera da letto. Bellissima, maestosa. Ma qui c'è una chicca che voglio farvi vedere. Mi aiuti a spostare questo tavolo, per favore. Opla. Allora, è una cosa che io faccio vedere spesso anche ai miei ospiti, perché poi sono queste cose che fanno la differenza, no? In questo riquadro c'è la firma dell'architetto che rifece questo palazzo, ma si chiama Michael Guggenheim, che non è parente di Peggy, ok, ma aveva questo cognome importante, ovviamente. Dunque io ogni tanto vengo qua ai miei clienti e dico, trova la firma. Trova la firma. Se trovi la firma ti offro la cena. Qualcuno l'ha vinta? Qualcuno l'ha vinta, qualcuno è okay. Dunque, non è semplice. Non è immediato. Però, se vuoi provare, architetto... Ma caspita, ma c'è un volto. C'è un volto, bravissimo. È assolutamente questo. Questo è Michael Guggenheim. Ma che spettacolo. Comunque tutti si aspettano la firma. La firma invece c'è qualcosa di... ancora più... Ed è carinissima questa cosa. È carinissimo. Ecco Licinio, mi permetto di chiederti anche questa cosa qua. Me l'hai già accennato tra le righe, ma come desiderano, anzi come tu desideri che i tuoi ragazzi o le persone, ecco, che nel passato ti hanno conosciuto ti possano ricordare in futuro, ecco così come sei, esatto. Ma infatti è vero, tu sei proprio persona aperta, persona con la testa sulle spalle, credo, perché comunque devi comunque avere un certo... Assolutamente. Devi rispettare per essere rispettato. Certo. Questo credo sia una cosa importante. Io vedo che i tuoi ragazzi sono dei bei ragazzi, mi sembrano che siano molto gentili, ascoltano, sono attenti. Tu li segui tanto, li formi. Li vendo qui, poi li vedo 24 ore su 24. Certo. Dunque
è proprio l'approccio. Io scendo al mattino, Sì, vado a casa, torno pomeriggio, sto qua. E dunque ce li hai sempre sempre un contatto costante, certo. contatto costante. È come una famiglia. Io sono il padre di tutti. Di tutti, ma Forse il certo. nonno anche. Nonno. Certo, perché poi magari arrivano con i nipoti, con i bambini, quindi ovviamente no. Raccontami un aneddoto della tua storia che veramente è stato un momento di svolta. Ecco, un aneddoto, una chicca, qualcosa di divertente, di particolare. Ogni albergo mi è rimasto nel cuore. Io ricordo tutti gli alberghi che ho fatto, ma ne ho fatti anche parecchi, perché vabbè, poi ho fatto anche 9 anni al Principe di Savoia, 7 anni, però all'inizio magari facevo le stagioni. Certo. Ho fatto delle stagioni a Punta Ala, 3 stagioni in un bellissimo albergo di Punta Ala, che posso dirlo, si chiama Gallia. Ok, chiaro. Il Gallia Palace, che era della famiglia Gallia. Sì. Storici albergatori di Milano, che sono i Gallia di Milano, sì. fuori dalla Sì, stazione. dalla stazione, certo. Comunque ho lavorato con queste persone, no? E anche loro ti hanno insegnato tanto, mi hanno insegnato tanto, perché comunque, ripeto, io non sono nato albergatore, mia famiglia non era albergatori, non sono albergatori, dunque loro erano albergatori, Certo. vedevi ogni giorno l'impegno che ci mettevano, no? E ancora oggi, perché poi oggi c'è il nipote che lavora, il proprietario del Gallia Palace Punta Ala. Sì, ecco, piccoli, che comunque ogni albergo per me ha un ricordo particolare, no? L'ultimo, io adesso sono 6 anni che sono qua, sono 63, 6 anni meno, 57, sono andato a 54 anni, sono partito per l'Asia, ho lavorato 3 anni a Taiwan, da solo. Pazzesco. Con coraggio sono partito, per non parlare una parola di cinese, non la parlo ancora. Ok, però qualcosina magari è... Sì, 3-4 parole, dopo 3 anni sarei stato libero di sì. qualche cosa ho imparato, Certo. ma non potrei trattenermi. Però anche lì, ecco, il coraggio. Io penso che la nuova generazione deve avere coraggio. Coraggio, bellissimo questa cosa. Questa è una bellissima cosa. Di buttarsi, di lanciare l'amo oltre, come dire, o il cuore oltre la barricata. Prima o poi qualcosa nella rete peschi. Certo, assolutamente sì. Bellissima questa cosa. Secondo me una sfida. È una bella È sfida. una bella sfida. Allora, mi stava dicendo che ha ripreso per un caso a fumare, ecco. L'estate 2025 abbiamo avuto un eventino a Venezia. Di quelli proprio piccoli. Un piccolo evento, sì. Abbastanza impegnativo, ma non tanto per la clientela, ma per tutto quello che è stato l'entourage. Certo. Il soprattutto il pre-pre. Pre-pre, immagino. Ed è un anno il pre-pre? È circa 8 mesi. 8 mesi. 8 mesi. Certo, quindi c'è stata la mobilitazione dell'America e di Venezia praticamente. Assolutamente, assolutamente. Dunque, sì, un po' lo stress, dopo 1 anno e mezzo che non fumavo più, ho riniziato a fumare peggio di prima. Quando l'ha accolto per la prima volta qui, cos'è capitato? Cos'è successo? Allora, eravamo super blindati, addirittura sul pontile non si vedeva nulla, perché avevano coperto, avevano fatto un tunnel con delle tende bellissime, poi avevano messo in giardino delle piante che evitavano di far vedere dal canale, perché il passaggio era importante, e poi un grandissimo gazebo all'interno del giardino, perché dall'altra parte, poi ve lo farò vedere, ci sono degli appartamenti, sono delle case private, dunque non volevano essere viste da dentro, certo. Poi quando uscivano però c'era un grande loro fotografo, abbiano tutto il mondo, assolutamente, e lui Pensa un po'. simpatico, devo dire. A quel momento è cambiato qualcosa nell'hotel e c'è stato qualcosa, oppure comunque noi eravamo già un gran battage. C'è stato un gran battaglio. Sicuramente ecco. sì. Certo. Quella è la cosa più importante. Poi hai avuto questo ritorno sicuro, che poi la curiosità. immagino. Io ti posso dire che quando passano le gondole, come abbiamo visto prima, che c'era una gondola dietro all'ingresso, i gondolieri passavano, si fermano e fanno vedere il palazzo e dicono: questo era l'albergo di George Clooney, perché qui si sposò anche George Clooney nel 2014. Non lo sapevo. Ma oggi dicono: qui si è sposato George Clooney, ma anche Jack Davis. Poi ecco, penso che la privacy per voi sia qualcosa di molto importante, assolutamente, come gruppo, ma anche lei come general manager. Questa è una struttura che assolutamente deve garantire, come penso tutti gli altri alberghi debbano garantirla,
Noi ancora di più, perché poi siamo piccolini, siamo un po' protetti, abbiamo questi 2 giardini. Certo. Già per entrare tu in albergo devi schiacciare un campanello, dunque già è una sorta di muro. Un muro, certo. Dunque non tutti se la sentono. Poi noi abbiamo un ristorante, abbiamo un bar bellissimo, un giardino con un bar dove appunto è anche aperto agli ospiti esterni. Ok, però tante volte c'è tanta paura, quasi timore, quasi a mettere dentro il piede, perché devi aprire questo cancello di ferro che poi vi farò vedere se volete. E dunque c'è questa paura. Però ecco, dunque noi cerchiamo proprio di continuare a non vogliamo far paura agli ospiti, ovviamente, chiaro, certo. ma è una cosa che Crea un senso di rispetto, quasi entrare in un monastero, diciamo così, in un boutique. in una chiesa, in un monastero, ho detto benissimo. È bellissimo questo concetto del coraggio che mi hai espresso adesso, e questo coraggio è veramente qualcosa che permette di essere determinati e andare fino in fondo. E noto all'interno di questo tuo racconto però un tratto prezioso, che è quello dell'umiltà, perché anche essere umili richiede coraggio, no? E determinazione, magari, chi lo sa, ecco, oppure ascoltare semplicemente quello che è un tratto della propria anima e dar seguito a questa cosa senza maschere veneziane, diciamo così, ma essere così come si è, ecco. Ho fatto piacere che hai tirato fuori questa cosa, perché la parte dell'umiltà, sì, bisogna essere umili. Se vuoi crescere devi comunque ascoltare, parlare anche, perché certamente devi dire la tua. Sono leader, ovviamente, in quel caso lì sei un leader, ovviamente, se no non... Che lì c'è o non sì, è giusto, esatto, è su quello. E l'umiltà è io credo di essere molto umile. Certo. E mi hai beccato nel punto. Vedi, ecco, non avevamo preparato nulla di questo, proprio... Sì. Però ecco, è importante questo tema, perché... E poi vedi personaggi che credono di fare, di fare, se no poi alla fine siamo tutti sì, uguali. Siamo tutti uguali, ma certo, alla fin fine sì. Acquamarina cerula, berillo verde azzurrognolo, crisolito di color verde, con qualche ombra di giallo, spinello rosso e roseo, malachite e lapislazzuli di aspro sanguigno, cornalina, giacinto occhio di gatto, eliotropio, diamante corallo, opale iridescente, calcedonio appena rosso, balascio rosso carico, onice negra screziata di apalino, corindone, sardonica, crisopazio, granato molto lucente, ametista topazio smeraldo rubino, turchina zaffiro e sotto cupole d'oro massiccio, 3 festoni di perle, oro, 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 oro. Certo, abbiamo tutti un'anima, tutte le lacrime. Bravo. E tutti quanti che ci si emoziona, ecco, quando le cose a volte fanno male al cuore ci si emoziona, quindi, come dire, questa è la cosa bella, e bisogna viverlo per quello, viverlo in pieno. Forse anche questo è coraggio, affrontare queste cose e vedere in fondo. Quindi vedo che c'è una grande passione, una dedizione nei confronti del cliente, specialmente che tu hai questo desiderio, questa attrazione, ecco, come dire, nel far sì che loro si possano sentire a casa in questo palazzo. Ecco, cosa ci racconti di questo? Io dal presupposto che per me tutti i nostri ospiti sono uguali. Certo. Chi spende 10, chi spende 2, chi spende 5, non conta. Dunque VIP, sì, per me sono tutti VIP. Tutti VIP. E quando ogni mattina facciamo una riunione, il nostro morning meeting, menzioniamo nome per nome di chi arriva, perché dobbiamo essere pronti delle varie particolarità di chi è, cosa fa, perché le varie caratteristiche, le varie esigenze di ogni cliente. Dunque noi abbiamo una Li studiate voi. È molto interessante questa cosa. Tiro fuori freddo perché è la nostra Bibbia. Ma tu stai scherzando? Al mattino noi facciamo la lettura di questa, sembra un cruciverba. Beh, no, ma che bello questa cosa, bellissimo.
piccole note, allergie, piuttosto io devo sapere che tu sei allergico alle noci, Certo. ognuno di noi lo deve sapere, perché chi ama male spettacolo, cose semplici, oppure che vuole l'acqua gasata piuttosto che naturale. Sì, E per me sono tutti lì, infatti certo, annotiamo, ma poi alla fine bellissimo. i 24 camere, 24 ipotetici clienti, 48 ipotetici clienti, Certo, devono essere trattati tutti uguali. tutti uguali, tutti Poi, uguali, certo. se arriva che Sì. ne so, il cantante famoso, Chiaro. piuttosto che magari hai Sì, quel momento. non dico un occhio di riguardo, perché no, perché se noi, ripeto, sono tutti uguali, ma hai questo atteggiamento magari un po' più, perché poi loro sono molto riservati, Certo. molte volte non riesci neanche, grazie, loro magari lo vorrebbero, Sì, ma la security piuttosto che chiaro. ti mettono un po' Quindi deve avere un occhio di attenzione per un tema con calma, discrezione. con discrezione, certo. Il desiderio che uno magari avrebbe della Bibbia, esatto. Abbiamo parlato di monastero, umiltà della Bibbia, quindi è un cammino di vocazione, cioè quindi come dire, Non faccio prete. grande. Nella vita non si sa mai, Non credo. Questa qui è grande. Però ecco, in questo concetto qua è vero che giustamente magari il desiderio sarebbe quello di andare in tutta la spontaneità, ecco, come dire che uno ha con gli altri, dovrebbe andare da loro anche per dire ben arrivati. L'atteggiamento è quello. È quello, no? Ma infatti, però deve un po', ecco, certo, Però devi essere deve un attimo un po' più raccolto, un po' più raccolto. Ma che spettacolo! Allora, questo piedino è un piedino tridimensionale fatto nel XVII secolo, perché sembra che l'artista che ha dipinto questo affresco ha sbagliato le misure e dunque si è tagliato il piede e dice allora cosa e l'ha fatto in gesso. Quel piedino è fatto di gesso, ma il tema che è interessante di questo bellissimo affresco è l'angioletto che cavalca una ragosta e beve champagne. Ma da non credere. XVII secolo. È bella vita, ha già dato un'apertura a quello che è l'hotel, l'hospitality, come dire. Assolutamente. È un sogno incredibile. Questo è una delle tante chicche che abbiamo in questa struttura. Chiaro, ma pensa un po'. Beh, benissimo, grazie per avermi dato anche questo aspetto, che è bellissimo il tema di questa Bibbia, di questo vademecum, che porta, anche perché poi magari ritorno, quindi c'è un rigore in questa cosa. Certo. Nel vostro morning meeting c'è un rigore, quindi E questo importante. non perdiamo. Mm. Diciamo che Sì. un'oretta, 45 minuti per parlare di tutto, perché In poi cui dopo tutti sanno di questa chi c'è al meeting, di solito sono i capiservizio, bellissimo. si parla di questa cosa, di queste cose, Certo. e poi si parla, finito il giro degli arrivi e delle partenze, perché si parla anche dei clienti che sono in partenza, come è andato il soggiorno, se abbiamo avuto qualche problema, perché Chiaro, può capitare, certo. e dunque cerchiamo di recuperare. Cliente che non ha dormito bene, perché non ha dormito bene? Perché era troppo caldo. Bene, allora cerchiamo di capire perché era troppo caldo. Si cerca di anticipare quello che sono. Infatti, io dico sempre che ci vuole tanta comunicazione tra di noi. Molte volte magari qualcuno si dimentica di dirti il cliente ha avuto questo male, certo. perché prima lo so meglio è, perché prima posso agire, no? Io non voglio arrivare alla partenza e sentire il cliente che mi dice però questo, io se lo so, perché può succedere, perché chi lavora sbaglia, abbiamo detto prima, no? Certo. Se lo anticipo, cosa hai fatto metà del Caspita, ma certo, perché lui si sente comunque a livello percettivo che è sentito, si sente come dire curato, ecco, si sente che è andato oltre già la relazione. Pensi che chi fa ospitalità dice che devi farli sentire a casa, tutti gli alberghi dovrebbero far sentire a casa, no? Ancora di più in un palazzo del genere, perché questa fino a 13 anni fa era casa. Questa era casa del conte del Conte. Tutto questo palazzo meraviglioso. Ogni tanto tu il conte e contessa lì. Io li vedo tutte le mattine. Tutte le mattine? No, pensavo delle domande che era. Sono arrivato, quando sono arrivato io, era dopo un mese è arrivato il Covid. Eccoci. Dunque ho fatto questi 3 mesi e mezzo. Dunque, primo mese albergo aperto. Certo. Ho iniziato a conoscere dove fossi. È chiaro. Ho preso possesso del mio appartamento. Ho iniziato a conoscere conte e contessa, personale, di tutto di più, pochi clienti, e poi si chiude l'albergo. Dunque
tutti a casa. Io non potevo andarmene a Como perché poi il capitano non molla la nave finché domeniche che sono ancora meno. No, ancora meno, certo. Comunque ero l'unica persona in albergo assieme alla famiglia Conte con essa. Certo. E veramente due persone speciali, perché poi sai, non ci conoscevamo, se non buongiorno, buonasera. Certo. Trovavamo al mattino un giardino. In giardino? Ci bevevamo un caffè. Io prendevo le telefonate perché qualcuno chiamava in albergo per cancellare. Ovviamente in quel periodo era Sono bloccate. sì. Piangevo, c'era del giornale veramente dicevo, ma dove sono arrivato? Porca miseria. Manco un mese che mi mandano via. Datemi questa possibilità. Certo. E poi invece, ecco, io devo dire grazie a loro perché mi hanno adottato. Loro non sono vecchi, perché più o meno abbiamo la stessa età. Abbiamo avuto questo rapporto e poi ha iniziato a dirmi pranzo cena, vieni tu, sei da solo. Pranzo cena per 3 mesi e mezzo. Oggi posso dire che ancora oggi vado a cena da loro. Ma dai! Lici, tutti mi chiamano Lici, ecco che bello, che bello. Ecco Licini, adesso ci troviamo all'esterno della struttura e vedo che questo palazzo ha una particolarità perché ha 2 giardini unici su Venezia e uno è fronte Canal Grande. Assolutamente. Cosa ci racconti di questa parte qua? Allora, questo giardino ha una storia molto particolare. Partiamo dall'inizio. Sì, Venezia ha 1500 giardini, sono giardini nascosti, qualcuno privato, qualcuno visitabile. Noi abbiamo la fortuna di avere questo giardino sul Canal Grande e la storia particolare è che qui, come vedete, il nostro albergo, il nostro palazzo, sì, in rettangolo, dall'altra parte ci sono degli appartamenti. Certo. Nel 1700 qua c'era un altro palazzo delle stesse dimensioni. Ma pensa. Che l'attuale famiglia, diciamo, i loro avi, comprarono perché avevano 2 bambini che soffrivano d'asma e non per farli giocare, respirare, eccetera, hanno comprato questo palazzo, hanno demolito per poi creare il loro spazio per i bambini, perché poi tutto il giorno abbiamo il sole qua. Quando c'è il sole arriva l'estate, poi hai veramente dal mattino alla sera. Alla sera, ma che spettacolo. E dunque siamo fortunati e questa è una bella storia di questo nostro giardino. Bellissimo, quindi aveva uno scopo ludico anche, come dire, per far sì che i bambini potessero giocare. Oggi farebbero salti mortali per costruirla. Ovviamente, evidente, certo. Come è bello pensare a questo concetto di bellezza non solamente con la costruzione ma anche togliendo la costruzione, creando un vuoto urbano e creando un giardino per contemplare, ecco, fronte Canal Grande. Noi siamo unici anche avendo un giardino sul Canal Grande, a parte il nostro palazzo che è veramente una cosa unica. E io vi vorrei accompagnare al nostro pontile. Certo, volentieri, andiamo. Mi stavi raccontando una chicca, è che quando tu saluti i tuoi clienti, i tuoi ospiti, sì, fai qualcosa di particolare. Questo succede. Allora io a ogni cliente che parte accompagno il cliente sulla nostra barca o sul taxi quando li vengono a prendere e io, così come qualcuno del mio personale, chi il facchino piuttosto che il portiere, piuttosto chi c'è, prendono la barca e noi salutiamo tutti i nostri ospiti fino a quando non ci vedono più. Pensa te, o si stufano di salutare. Certo, un po' come il papà di cui parlavi prima, come una persona cara o lo zio, che dire saluti, torna. Che bello. Alla fine di questo racconto ti posso, se me lo permetti, posso chiamarti Lici. So che è un termine così personale, magari un po' intimo, però in quello che abbiamo vissuto per me è veramente stato un onore aver potuto scoprire, come dire, all'interno di questo scrigno fosse veramente la tua figura. Assolutamente, l'onore è mio avervi avuto e ti ringrazio. Tutti mi chiamano Lici, anche i miei figli mi chiamano Lici, dunque per me, ripeto, famiglia, casa, il concetto deve essere sempre quello. Vivere in un luogo come Hammam Venice non significa semplicemente lavorare in un albergo, significa abitare una storia. Ogni giorno entri in spazi che esistono da secoli. Ogni giorno incontri persone che arrivano da tutto il mondo e capisci che il tuo ruolo non è gestire, ma è custodire. Essere un general manager qui vuol dire questo: tenere insieme bellezza e persone, eleganza e semplicità,
e fare in modo che tutto accada senza mai farsi notare davvero. Perché l'ospitalità più alta è invisibile e quando tutto funziona sembra naturale. E poi a un certo punto capisci che questo lavoro non riguarda solo i luoghi, ma riguarda ciò che lasci alle persone e che le persone rilasciano a te. Io l'ho imparato nel tempo. Prima ancora l'ho imparato da chi mi ha preceduto. E per questo, se c'è una cosa che direi a un ragazzo oggi, è molto semplice. Non inseguire il lusso, mi segui la verità di quello che fai. Impara a guardare, impara ad ascoltare, impara ad accogliere. Perché la bellezza, quella vera, non è mai un punto di arrivo. È qualcosa che si costruisce ogni giorno nell'incontro con gli altri. E se saprai farlo davvero, starai diventando parte della sua anima. Venezia è uno specchio, lo specchio di una cultura antica, quella dell'uomo che incontra un altro uomo. Da sempre, da secoli, fin dall'inizio di questa città nata e consacrata alla bellezza. Venezia non è solo architettura, non è solo acqua, non è solo storia, è soprattutto incontro tra culture, tra sensibilità, tra visioni del mondo. Ed è proprio qui che abbiamo imparato una lezione importante. Prima ancora del ruolo di direttore generale di una delle location più straordinarie e lussuose del mondo, da Licinio Garavaglia, abbiamo imparato qualcosa di più profondo, una lezione di management che diventa anima. Perché la vera ospitalità non è fatta di lusso ostentato, è fatta di semplicità, eleganza, emozione, memoria, direi quasi umiltà. Più riesci a essere vero, più riesci a essere semplice, più sei capace di generare quell'incontro raro tra persone, culture e storie, più avviene la magia. Ed è proprio questo che accade a Venezia. Quello che si respira in Aman Denis è il frutto della storia. La storia e l'arte che incontrano l'uomo. Una dimensione che avvolge e che è insieme esteriore e interiore. Qualcosa che non si può solo raccontare, qualcosa che va vissuto. Un luogo dove la bellezza non è solo nelle cose, ma negli sguardi, nei gesti, nel modo in cui si accoglie l'altro. E forse nessuno meglio di Licinio Garavaglia può accompagnarti dentro questa Venezia più profonda. La Venezia nobile, quella che si vede negli spazi, ma soprattutto quella che si sente nell'animo.